Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo video volevo fare un piccolo aggiornamento sulla mia situazione attuale, in quanto sto facendo una, chiamiamola, doppia migrazione, perché sto passando dalla versione 4.1 alla versione 4.2 che è uscita stable da qualche settimana, e in più sto cercando di migrare la mia modalità di configurazione, che fino ad oggi è stata tramite interfaccia grafica, alla modalità su file, perché mi sono reso conto che avendo tanti item è un pochino più comoda la gestione tramite file. Per fare questo però, per non partire da zero e creare i file appunto da zero, sto cercando di scrivere un tool in PHP che tramite chiamate API è in grado di recuperare la configurazione di OpenHub e scrivere i relativi file. In questo modo avrò una base di partenza che mi permetterà appunto di essere un pochino più veloce nella migrazione. Ovviamente i file non saranno completi, ci saranno degli errori, però io spero che un buon 80-85% di lavoro lo riesca a far fare a questo tool. Detto questo, passiamo alla schermata PC e andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Eccoci sulla schermata PC, siamo sulla mia home page di GitHub, quindi la pagina Domotics Duino, dove ho tutta una serie di repository, tra cui quello relativo al tool di cui vi parlavo prima. Questo non è nient'altro che un piccolo software in PHP che è in grado appunto tramite chiamate API di leggere la configurazione di OpenHub e scrivere i relativi file, things e items. È un lavoro in corso di sviluppo, quindi al momento ho consolidato praticamente la parte di creazione di things e item, dove vengono generati i bridge, le things, i channel, i link, gli item, i point, gli equipment, le location e i gruppi in generale, leggendo appunto la configurazione tramite API. Sto facendo dei test in quanto mi sono creato un'istanza di test della 4.2 su Docker sul Raspberry 3 e in questo modo carico i file che vengono generati dal tool e vedo che cosa succede. Adesso questa operazione magari la facciamo insieme. Il tool al momento è in grado anche di indicare quali sono gli add-on installati sull'istanza di OpenHub e che tipo di configurazione hanno. Queste informazioni vengono scritte su dei file di testo, quindi non è un processo automatico che è in grado di reinstallare gli add-on sulla nuova istanza, ma è giusto una guida, un'indicazione per la riconfigurazione della nuova istanza. Poi magari farò un video più nel dettaglio di utilizzo di questo software quando magari sarò andato anche un pochino avanti con ulteriori implementazioni. Adesso vediamo come appunto lo lancio, ci facciamo creare i file, li mettiamo sull'istanza pulita di OpenHub 4.2 e vediamo cosa succede. Eccoci su Visual Studio Code, sul sorgente PHP che sto scrivendo. Adesso lo mandiamo in esecuzione su Windows aprendo un terminale. Deve essere un terminale di tipo command prompt, così possiamo eseguire i comandi Windows. Questo tool lavora con Docker, quindi crea un container Docker di PHP 8 per eseguire appunto il file PHP. Ovviamente può anche lavorare con un'installazione PHP locale. Quindi adesso lancio il comando runme e aspettiamo che finisca. Ok, ha finito, mi ha creato la cartella output in cui dentro ci sono i file items, i file things e gli add-on. Quindi adesso noi andiamo a prendere gli item, i things, gli add-on lo facciamo a mano e li andiamo a mettere nell'istanza di OpenHub che ho appena creato con Docker. L'istanza di OpenHub ce l'ho qua su Portainer, l'ho appena creata, probabilmente dovrò fare la prima installazione. Ok, creiamo il solito utente. Facciamo l'installazione, la location la lasciamo perdere. Allora, già qua possiamo andare a vedere nel file che ci ha generato il nostro tool, add-ons, se abbiamo dei persistence.
Ok, abbiamo InfluxDB, MapDB e RRD4J, quindi andiamo a installarli anche qua. Quindi abbiamo detto MapDB, RRD4J, qua non mi propone InfluxDB e per adesso non lo installiamo dopo. Gli altri add-on li possiamo poi installare dopo, man mano che ci servono. Ok, siamo arrivati alla fine e quindi passiamo alla home page, che ovviamente è totalmente vuota. Quindi andiamo a installare qualche altro add-on, andiamo a vedere il nostro elenco: Basic UI, Chromecast, Exec. Ok, adesso me li vado ad installare tutti e poi ci vediamo per la copia dei file. Mentre stavo facendo l'installazione degli add-on tramite interfaccia grafica, mi sono ricordato che si potrebbe sfruttare il file addons.cfg e quindi mi sono creato, per adesso a mano, poi lo farò fare al tool, le stringhe da inserire nel file addons.cfg per far sì che all'avvio di OpenHub vengano installati gli add-on indicati. Devono essere categorizzati con la categoria e poi l'elenco dei binding degli add-on, quindi questa stringa va inserita nel file addons.cfg. Lo mettiamo qua, salviamo e a questo punto riavviamo il container. Riavviamo il container, aspettiamo qualche minuto che riparta e vediamo se effettivamente tutti gli add-on sono stati installati. OpenHub è tornato su, quindi si è riavviato. Andiamo a vedere negli add-on se negli installati, ecco che li abbiamo installati praticamente semplicemente inserendoli nel file. Direi che c'è tutto. Adesso alcuni di questi andranno configurati secondo le indicazioni che ci sono nell'altro file, però direi che questa può essere una modifica che devo già fare al tool, in quanto al posto di creare un file con un elenco così solo indicativo, io posso creare direttamente il pezzo da aggiungere all'addon.cfg. Ok, detto questo, prendiamo i files, iniziamo dalle things, li mettiamo nella cartella di configurazione di OpenHub e vediamo cosa succede. Ok, io uso WinSCP, mi copio i file things dentro una cartella del mio Raspberry 3 e poi da dentro il Raspberry 3 vado a copiare, quindi faccio copy home p OpenHub, qui ce li ho tutti e due, quindi posso mettere asterisco dentro things e vediamo che si sono create già tutte le things, sono tutte online, che è già un buon segno. Non mi sembrano tutte, infatti ne sta andando avanti piano piano perché ci mette un po' comunque a generare il database con tutte le things presenti sul file, però come vedete con i file già creati si ha già una buonissima configurazione iniziale. Probabilmente dobbiamo gestire la connessione al broker MQTT, perché non va bene che utilizzi lo stesso ID client che già usa l'altra istanza da cui siamo partiti, quindi questa è già una modifica che dobbiamo fare sul file. Quindi io prendo il mio file del bridge, perché l'MQTT broker è un bridge, e vado a cambiare, metto OH4 client ID, salvo, ricopio i file, vado a vedere qui sulla configurazione OH4, il mio bridge è online. Poi abbiamo altri errori, ma questi sono normali e tutto il resto è online. Quindi questi qua è perché il Chromecast è spento. Le API HTTP del CoinMarketCap le metto in pausa perché probabilmente ho superato il limite dell'account gratuito. Ce li ho in pausa anche nell'attuale OpenHub. Quest'altro Google Home è spento. Network speed test, che errore c'è? Eseguibile speed test non trovato. Ah, giusto, devo installare poi lo speed test sul Raspberry, ma non importa, posso mettere anche questo in pausa.
tanto queste sono un'istanza di test, devo solo verificare che con i file funzioni. Ok, a questo punto possiamo prendere per esempio uno a caso, Sonoff Basic 03, vedere che ci siano anche i channel. Ci sono anche i channel. A questo punto mi copio i file degli items, prendo i file, li copio nella solita cartella e in teoria adesso nel modello semantico non dovrei avere niente. Inizio a copiare le location nella cartella items questa volta e come vedete appaiono gerarchiche. Poi copiamo lo 01 che non mi ricordo se sono gli equipment, sì, e questo dovrebbe farmi apparire anche gli equipment. Sta ancora caricando e infatti appaiono anche gli equipment. In teoria si dovrebbe popolare anche qua, perfetto, però da model si vede meglio. Poi aggiungiamo lo 02 che sono i gruppi semplici. Qui forse nel modello semantico non si vede nulla perché devo mettere show non semantic. Ok, e poi copiamo il 3 che sono i points. Ok, adesso qui appaiono tutta una serie di point che non fanno parte della gerarchia del modello semantico. Questi qua credo che siano dell'Open Weather Map che non l'ho ancora configurata bene, però se prendo ad esempio il bagno del piano terra dovrei avere anche i point, eccolo qua. E poi 04 che sono gli items semplici. A questo punto se vado sulla home page dinamica dovrei avere tutto popolato. Ed ecco qua il modello ricreato. Quindi abbiamo i nostri item, hanno già il loro valore perché ovviamente sono agganciati allo stesso broker MQTT dell'altro e quindi stanno già funzionando. Detto questo mi fermerei qui per questo video. Abbiamo visto quindi come tramite il tool che ho creato vengono generati dei file che poi vengono importati direttamente in OpenHub e riprendono praticamente il modello di partenza. Ovviamente ci saranno da fare alcune modifiche, alcune accortezze, però principalmente la configurazione viene ricreata. Bisognerà poi fare un'analisi dei log per vedere che non ci siano errori e tutto, riconfigurare alcuni add-on, però secondo me la strada è percorribile e mi sembra che porti via effettivamente poco tempo rispetto a dover scrivere i file totalmente da zero. Detto questo vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!